Allora, e quindi prima di tutto grazie a Giovanni e questa gita vale già il prezzo del biglietto perché ho apprezzato molto. Io faccio parte delle casalinghe di Voghera, sicuramente, per questo andrò a cercare il tuo libro su Verdi, che conosco come innovatore della lirica, ma come dire, con tutti i puntini con tutto il perimetro della casalinga di Voghera, no? Io mi sono innamorato della suite Bergamasque di Debussy semplicemente per una forma di campanilismo e non sono un grandissimo ascoltatore di musica per chitarra, sono maggiormente un ascoltatore, parlo di quando viaggio in macchina, quando faccio i miei viaggi di notte, di musica per pianoforte. Io ho in fisso le variazioni Goldberg di Glenn Gould che amo anche per le sue forme, diciamo, un po', come dire, un po' di folklore probabilmente e questo. Allora, vi dico un paio di cose che secondo me sono importanti dal mio punto di vista, no? E parto dalla fine, no? Parto dalla modernità, parto quindi dall'intelligenza artificiale, no? Cosa ci serve oggi? Studiare, evolverci, quando già oggi con click tu il prodotto lo ottieni in maniera più semplice. Cosa ci serve? Studiare, passare del tempo sui nostri strumenti quando il prodotto è già a disposizione. La domanda io me la faccio da genitore, no? Da persona che in qualche modo è spettatore di un cambiamento epocale, e io personalmente mi sono dato una risposta che è l'identità, nel senso, quando la musica cessa di essere un prodotto, e siamo esattamente in questo contesto storico, l'unica possibilità che abbiamo, come in tutti i campi in realtà, io parlo di musica ma potremmo veramente applicarla anche alla letteratura, a tutto, il tema è l'identità, perché questa epoca rischia di farci perdere noi stessi. Questo è l'argomento. Mi piacerebbe declinare, no? Raccontare un pochino le mie piccole scoperte del mio piccolo viaggio, un viaggio piccolino il mio, in rapporto a questo. E quindi io vi parlo della DADGAD, perché so suonare solo in questo modo. Se mi date una chitarra accordata standard, faccio due cosine, ma non sono tanto bravo, diciamo, in questo. Allora, un piccolo cenno storico di che cos'è la DADGAD può essere interessante, e io qua faccio finta di non avere dei grandissimi conoscitori, mi rivolgo di più al, tra virgolette, il neofita, o comunque come se fosse un pubblico un po' più basso come livello, e non è non rispetto nei vostri confronti. Allora, DADGAD nasce intorno agli anni 60 da una persona che probabilmente era un autistico vero, che si chiamava David Graham, un signore che agiva nell'Inghilterra di quegli anni, degli anni 60, un amante dei popoli, un signore che era molto incuriosito da come ci fossero degli echi di altre popolazioni nella musica, no? Questa cosa. Fa un viaggio in Maghreb, Algeria, Marocco. Questo noi lo sappiamo da un altro musicista che sicuramente voi conoscerete, che è Martin Carty. È la prima fonte di primo, poi in realtà questa cosa mi è stata detta, mi è stata raccontata anche da Tony McManus, che è un signore che suona la chitarra, che ho conosciuto in occasione, diciamo, di alcuni festival. Ad ogni modo, David Graham si ritrova a fare questo viaggio, immaginatevi gli anni 60, e non c'era internet, non c'era Google, c'era un altro modo di viaggiare, e si ritrova a suonare quegli strumenti che la terra che lo ospitava aveva, no? Quindi l'oud, strumenti, diciamo,
che trova su quel momento. I musicisti, intendo gli esseri umani musicali, ecco, più che musicisti, hanno la capacità di tirare fuori musica da qualsiasi argomento, da qualsiasi suono, ok? Magari non diventano degli eccellenti, però se tu sei un essere musicale tiri fuori il suono veramente da qualsiasi cosa. Questo succede con David Graham, che quando rientra in Inghilterra cerca di riprodurre questa come dire, questo colore. Allora, le accordature aperte ce ne sono tantissime, centinaia. Sul delta del blues tutti suonavano in accordatura di solo, di re, non era una grande novità. Ma cosa succede? Lui inizia a giocare con un altro modo di accordare la chitarra, e qui c'è la prima cosa affascinante della Dadgad. Non sono le corde che sposti, è la corda che resta il particolare, nel senso che Dadgad è tutto sommato un diverso modo, no, di accordare lo strumento, e noi ci focalizziamo sempre sulle corde che cambiamo, ma mai su quella che resta, che è il sol. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in questo tipo di accordatura è questa quarta, è la quarta che cambia tutto, perché praticamente con le corde a vuoto questa accordatura esprime i musicisti lo chiamano disus quattro, un sospeso. Quindi vuol dire che cosa? Vuol dire che questa accordatura non è né maggiore né minore, non risolve. No? Io poi non sono, ripeto, un tecnico, ma questa cosa l'ho ben compresa. Allora, la prima cosa che mi viene in mente intuitivamente, no? Anche il non musicista, ma la persona che ascolta la musica già si accorge che c'è del Medio Oriente qua dentro. Questo è Damasco, c'è del Medio Oriente qua dentro. Il musicista preparato, al musicista preparato non sfuggirà però che questo è un colore che non è maggiore, non è minore. Poi l'altra cosa affascinante di Dadgad è, io faccio sempre questo esempio che è un po' semplicistico ma racconta. Immaginatevi di essere invitati il matrimonio, per esempio. Guardate, è un matrimonio dove a volte devi invitare l'amica della zia, cioè non lo volevi vedere in sostanza, no, però te lo tieni lì. O un matrimonio dove hai solamente i tuoi amici e i parenti che volevi. Voi capite che nella comunicazione è tutto meraviglioso, in uno, nell'altro ti devi trattenere, magari non parli di politica perché quello là pensa come te, o non parli di religione. Là, in quel matrimonio o in quella festa di compleanno sono tutti i tuoi amici. Allora cosa succede? È tutto amplificato, no? Sei libero. In Dadgad questo avviene. Io la chiamo le corde simpatiche, perché il re con il la, con il sol, è tutto un fluire senza un mi, un si che mi trattengono. Allora, su questo devo fare una piccola chiosa, e ne parlavo recentemente con un amico. Il motivo per cui l'accordatura standard è meravigliosa è perché in un fazzoletto di mani, in un fazzoletto di spazi hai tutte le possibilità di trovare gli accordi. Dadgad questo non te lo regala, devi veramente aprire un po', è chiaro, quindi la mia non è un meglio peggio, come tutte le cose ci sono delle qualità e ci sono delle peculiarità, per cui in ambiente, come dire, classico, in ambiente di conservatorio è assolutamente comprensibile la difesa, no, della accordatura standard, per un motivo tecnico che io da giocatore di chitarra mi rendo conto, no, è più semplice, e anche
perché forse è pure giusto farlo, no? Conservatorio conserva, deve, e in un'epoca come questa dove va bene tutto, forse... Anche se il nome non è partito da lì, però va bene. Però diciamo la casalinga di Voghera lo riconduce a questo aspetto che io trovo assolutamente legittimo, no? Perché nel momento in cui non hai più nessuno che conserva comunque non voglio dire una legge, no? Ma nel momento in cui tu perdi l'idea di conservare una tradizione, hai perso te stesso, okay? Quindi questa è la premessa, io non sto raccontando di un modo migliore, questo ci tengo, diciamo, anche perché immaginatevi. E quindi la prima cosa che vi faccio sentire che mi piace come metodo è che David Graham allora comincia a giocare con questa accordatura, si accorge che questa ridondanza di l'aere gioca a favore delle gighe, lui era un musicista folk, no? Quindi suonavano bene, il flauto irlandese mi sembra accordato in re, no? Quindi pure questo, e già lì quindi la prima cosa affascinante, provate a pensarci, un'accordatura che viene usata e conosciuta oggi massicciamente per la musica celtica, la musica bretone, ha un'origine geograficamente molto lontana. Già questo ci fa riflettere di come noi siamo nel Mar Mediterraneo, che è un mare ma è un grande lago, no? Siamo affacciati a questa cosa, no? A questa cultura che è a nostra disposizione, possiamo prenderla quando vogliamo, no? E questa accordatura diventa topica, diventa un topos in una musica che è completamente spostata da un'altra parte, no? Già questo secondo me è affascinante come riflessione. Allora, la prima volta che io ho iniziato a giocare con la DADGAD, ce lo raccontavamo prima, è stata una vera casualità di cui non è importante parlare adesso del perché io abbia diciamo iniziato questo piccolo viaggio, però è importante capire che tutte le cose che studi sono frecce, tutte le cose che impari poi possono diventare argomenti nel momento in cui tu ti avvicini come compositore, ti avvicini come creatore, no? O anche banalmente perché pretendi, diciamo, dallo strumento di entrare, no? Con la tua personalità. E quindi la prima cosa che io ho notato è che non si capiva niente, perché quando tu scordi lo strumento così, perdi la geometria. Sei illuso inizialmente dalla falsità, che tutto suona bene. Ma senti come sono bravo, con due note, no? Allora sono bravo, posso suonare in DADGAD anziché con la standard, no? Tutto più semplice, no? E lì l'accordatura comincia a prenderti in giro, perché poi è in questa fase che lei guida, non sei tu, l'autobus lo sta suonando, lo sta guidando lei. In questo gioco che mi è stato permesso, perché io semplicemente non avevo alcuna velleità concertistica di nulla, però ho intuito subito questa cosa. Allora primo contributo, ho provato a vedere se era possibile raccontare con DADGAD delle cose che io già conoscevo in altre accordature, non per utilizzare lo strumento da istrione, ma semplicemente per capire la geometria, ok? E con DADGAD, come diceva giustamente Giovanni, puoi fare rock me baby, rock me baby, and you make me feel the summertime and the living is easy.
Your daddy is rich and your mama good looking. Where daddy, mama stand by. Portarlo in Sud America. Allora si può capire la geometria, ok? I brani escono fuori diversi, quello che diceva Giovanni, corretto, però la geometria la puoi ricostruire, no? Devi avere dei punti di riferimento e questo è forse, diciamo, l'aspetto più tipicamente più difficile, no? Perché? Perché ha senso fare questo, e qui arrivo al nocciolo dal mio punto di vista della questione. Ha senso approfondire un'accordatura per un discorso di show, per fare lo spettacolo? No, non ha senso. Non ha senso perché mi devo complicare la vita a trovare gli accordi per dire ai miei amici suono la DADGAD. Non ha senso, no? E allora questo mi ha affascinato quando mi avete chiamato, che parlavate della composizione. Allora qua cambia tutto, perché se non ha senso mettersi lì a riprodurre le canzoni dei Dire Straits, non so io, cioè, quello che volete, con un'accordatura aperta, perché non ha senso. Sono già scritti benissimo questi brani, no? C'è una... ci sono dei spartiti evidentemente, no? Cioè perché devo cambiare? Non ha senso. Può cambiare molto invece se avete una intenzione di scrittura, perché qua mi incontro con quello che è stato raccontato prima. Allora, nel momento in cui io desidero dal mio strumento un qualcosa di più che non, come dire, suonare, divertiamoci, facciamo vedere quanto siamo bravi, allora là forse cambia qualche cosa, perché nella composizione proprio la struttura delle accordature, credo tante, io posso parlare solo di questa perché non conosco le altre, allora là può esserci qualche cosa di differente, perché verissimo il limite, no? Che indubbiamente sei avvantaggiato in un brano che è scritto in Re, in un brano scritto in Sol, un brano che è scritto in La, poi in realtà possiamo vedere che non è proprio vero, però evidentemente la potenzialità esce fuori maggiormente, no? su queste cose. È anche vero che non sei, un po' come dire, puoi cominciare a guardare le cose da un altro punto di vista, puoi andare a cercare nella composizione qualche cosa che con lo strumento accordato in standard cercheresti da un'altra parte, detto che la composizione è sempre un canto, deve rimanere, forse questo non ce lo può regalare nessuna accordatura, forse il canto è una cosa che abbiamo imparato ascoltando la musica che abbiamo ascoltato, no? E quindi tu puoi suonare tutte le accordature del mondo, ma se hai solo studiato le accordature e non hai ascoltato musica, forse il canto è una cosa nostra.
Che non è l'accordatura, sono le dune du Pilat, le dune più alte che ci sono in Europa. È stare a 200 metri d'altezza su una duna che è lunga 3 chilometri e quando sei su non riesci a catalogare la bellezza di questa cosa, perché hai visto le piramidi, sei stato in Nepal, hai visto delle cose meravigliose, capito? Ma quella duna non riesci a catalogarla e allora sei lì a vedere l'oceano e dici ma dove sono, capito? E c'è un canto e questo non è l'accordatura, questa roba vorrei che fosse importante, no? Se no immaginiamo che le accordature siano una scorciatoia, purtroppo oggi un pochino c'è questa cosa qua. Un'altra cosa che vi voglio dire è esattamente sì, mi piaceva di farvi sentire questo sì, la paternità dell'accordatura, no? Perché qua c'è il Medio Oriente, poi dopo possiamo adattarla a tutto, però c'è il Medio Oriente, c'è un andamento principalmente sì. Questo, no? E io vi voglio far sentire una mia composizione, una delle quelle che uso di più, diciamo, quando faccio i concerti, premettendo, corretto, parlavo prima con, non mi ricordo il tuo nome, Andrea, no? Che il mio strumento è la chitarra acustica, io suono la chitarra nylon da 5-6 anni grazie a questo signore, anche a questo signore che mi parla di chitarre, e la sfida è stata ma potrà suonare così anche lo strumento nylon? Non ero tanto sicuro di questo. Voi pensate, e qua ve lo giuro, sui miei figli non giuro mai, sulle mie chitarre ve lo giuro, io quando devo cambiare le corde della chitarra vado dai miei amici della VGPA, vado una volta ogni 2 mesi e lì ci sono dei musicisti che io amici ormai, no? Così, io da Sandro Di Nola mi faccio cambiare le corde, non so cambiare le corde, non so fare questo nodino qua, no? Quindi io lo premetto, mi sono adattato tanto, provato da 10 minuti me lo insegnerò a trasportare questa cosa, perché questo signore mi ha raccontato della magia del nylon. Nell'acustica non mi sono mai piaciuti i cantini non mi sono mai piaciuti, mi piace la dinamica, la possibilità di amplificare bene lo strumento in concerti grandi, più facile con la chitarra acustica, ma io i 2 cantini non li ho mai amati tanto, e anche lì 1, 2, 3, molti non chitarristi non hanno mai pensato come mai 3, come mai nell'acustica sono 2 i cantini, perché questo è uno strumento adatto al canto e quindi è portato naturalmente, no? Questa cosa qua. Insomma, questo signore a Ferentino, a un festival, ci siamo conosciuti, noi abbiamo un amico comune, no? Giovanni Pelosi, che non voglio rubare troppo tempo, però comunque persone importanti che sono state per me, diceva, per capire queste cose, e vi faccio sentire questo brano che nasce con l'acustica, che ha una dinamica chiaramente differente, ma probabilmente con lo strumento nylon diventa più etnico, diventa forse un po' più etnico. Cerco di farvi sentire questa cosa, non voglio rubare tanto tempo, ho quasi finito quello che volevo dirvi. Non sono neanche tanto abituato perché ho sempre la tracolla, quindi.
ancora 2 minuti? Sì, 2 minuti. Allora, perché mi ha colpito la cosa dell'organista, no? Perché Glenn Gould era un organista, Sì, certo. nasceva, diciamo, no? Da lì, no? Allora, l'ultima cosa sulla composizione, questo è un modo spettacolarizzato, anche un po' furbo, no? Possiamo raccontarcelo anche di, no? Anche un po' furbo di portare un audience a te, perché la gente vede queste cose qua. Per me questo è un brano che racconta di dune, racconta di Maghreb, ok? La mia intenzione è nella storia, diciamo, di questa cosa qua. E vorrei chiudere il mio intervento sull'importanza della storia, no? Che è una cosa che non può essere delegata alle accordature, come non può essere delegata a uno stile, a un genere musicale, no? La aridità che stiamo riscontrando oggi un pochino, no? È anche in tanti campi della musica, no? Anche nella canzone d'autore. Provate a pensare, io ho avuto a che fare con il club tempo perché vengo da una storia diversa, no? O comunque con della canzone d'autore, no? E provate a ascoltare oggi i testi, no? Che ci sono, no? Manca la storia, non è il genere musicale, no? Noi ci accapigliamo con i giovani, diciamo no, il problema non è neanche la musica giovane, non è lo stile, è la storia. E noi che non utilizziamo le parole, a volte per pudore, a volte perché così non siamo magari dotati vocalmente, no? Utilizziamo le note come parole e dobbiamo pesarle queste cose, e nella composizione io spero, diciamo, perché qui è difficile parlare, perché c'è dei chitarristi veri, no? Che sto dicendo le cose che sanno di già loro, magari ne abbiamo parlato tante volte noi, no? Ma i più giovani, no? Che pensino, che abbiano il dubbio che effettivamente oggi, forse approfondendo lo studio, magari anche di accordature aperte, no? Non necessariamente, di trovare delle nuove soluzioni, di andare a cercare quella nota da un'altra parte, no? Perché poi sempre di armonia e di melodia si parla, quindi non c'è niente di diverso. Io vi ringrazio e vi vorrei fare un ultimo cadeau, facendovi ascoltare un brano che non è come quell'altro, no? Quindi non è tra virgolette furbo, ma lo dico tra virgolette, è un po' più classico, un po' più vicino forse allo spirito di quello che può essere lo studio della chitarra classica, o quantomeno del nylon, per raccontarvi un altro tipo di storia e per raccontare che Dad Gad non è solamente faccio vedere che sono più bravo e più veloce del quartiere, ma è anche un'intenzione nella composizione di una storia. Ecco, questo brano si intitola Speranza e io vi ringrazio davvero di avermi messo a mio agio, perché non lo ero per niente, avevo paura, diciamo, di così, ed anche ci siamo capiti. Solo che io non so ancora come si usa bene questa cosa qua. Questo è un poggiapiede. Sì, perché stava cadendo la chitarra giù di altri.
Grazie.